tradizione che va avanti da secoli, almeno dal Medioevo, un mercato cittadino che risale forse all'antica Roma, un'occasione di incontro per i popoli delle campagne tra sapori, profumi e colori del Salento. Ma la giornata inizia poco lontano in questo forno dove la terza generazione produce ancora biscotti e taralli con le vecchie ricette. Questo forno è nato nel 68 con i miei nonni, è stato uno dei primi forni in realtà del paese e l'usanza era in realtà prima portare l'impasto e cuocerlo in questi forni grandi. Nonostante i tempi siano moderni, le ricette sono quelle di un tempo. Sì, sono tutte ricette di nonna che vengono tramandate proprio in modo segretissimo. Ah sì? Sì. Pensi che non le ho neanche io, ce l'ha lui. Ce l'ha lui perché è lui che deve impastare, ma io non ce l'ho. Non ce l'ha addirittura? Dopo 5 anni ormai stanno tutte qui, non c'è bisogno di scrivere. Non so se mi auguro che mia figlia continuerà questa tradizione. Non credo. Non crediamo, però. Perché è dura? È abbastanza dura, sì. Diciamo che i nostri cavalli di battaglia sono per lo più i biscotti, i frollini, Antonio ne fa di svariati gusti, anche le friselline, i tarallini. Frise salentine? Esatto, sono delle frise che bisogna bagnare. Noi utilizziamo esclusivamente farina di grano duro e lievito madre. Qui, tarallo? Super. Una botta di vita. Sì, direi che è importante anche Super perché è inzuppato totalmente nello zucchero. Molto gradito, continua ad esserlo soprattutto per le signore un po' più attempate perché ricordano i propri tempi, no? E questo è il nostro piccolo regno, diciamo. Piccolo regno. Sì. C'è un altro piccolo regno a Taurisano che ha però valicato i confini del Salento esportando anche all'estero le tipiche luminarie delle feste di paese. L'azienda Parisi nasce dal 1876. Abbiamo dei manoscritti trovati lì al comune, che praticamente dove si evince la data che al signor Sabatino Parisi gli davano un impegno di spesa per addobbare la piazza del paese nel 1876 in occasione della festa dello statuto. In che periodo nasce questa tradizione? Diciamo che sarebbe nel fine 1800. Prima la luminaria era concepito come, la parola stessa lo dice, lumino in aria. Luminaria, lumino, perché il lumino? Lumino perché il devozione, tanta devozione, messa in modo artistico vicino a Dio, vicino al Signore, vicino ai santi. Ecco perché la luminaria è legata con i santi, con le feste. Ecco, ad esempio le decorazioni da dove derivano, i motivi scelti? Guardiamo un attimino il barocco e guardiamo un attimino pure il pizzo stesso. Per esempio ci sono dei rosoni, che abbiamo fatto dei rosoni che è il pizzo chiamato chiacchierino. Quindi sei progettista di luce di fatto più che di... chissà come, Sì, mi definisco più un progettista di luce, perché magari sull'idea tua, sul disegno tuo, io devo esprimermi con le lampade quello che tu mi vuoi dare o quello che tu mi vuoi dire. Che tu devi pensare sempre, il positivo della lampada e il negativo del telaio, che deve essere più o meno quello che si vede e che non si vede, che ti definisce il colore, ti definisce la sagoma, ti definisce il disegno. Quante persone ci sono dietro a tutto questo lavoro? Io la disegno, insieme a un altro tecnico poi la mettiamo sul foglio di taglio, poi c'è il falegname che la assembla, il pittore che la pitta, l'elettricista che monta le lampade e poi magari c'è pure chi bene o male riesce anche a vendere. Siamo in 4 in 5 che siamo qua dentro che lavoriamo. A proposito di feste di paese, nella vicina Miggiano si tiene ogni anno da secoli e secoli una delle più importanti fiere del Mezzogiorno. Questa è una delle fiere più importanti del Sud Italia, la fiera regionale più importante della Puglia, dopo la fiera di Levante di Bari, ovvero quella di Miggiano, che ha una tradizione antichissima, secoli e secoli di storia.
tradizionalmente, anticamente, allevatori e agricoltori del territorio, del circondario, facevano lunghi viaggi con i loro carri trainati da animali da soma per giungere a questo appuntamento, per scambiare merci, per scambiare animali, sementi e anche consigli. Oggi chiaramente non si scambiano più animali, è diventata una fiera campionaria di carattere regionale, Expo 2000, che prima del Covid raggiungeva migliaia di presenze, oltre le 100.000 presenze ad edizione. La fiera di Migiano coincide con l'antico appuntamento della Sagra del Maiale. Quando questi allevatori, che appunto facevano lunghi viaggi, cercavano di arrivare qua presto per guadagnarsi una posizione favorevole all'interno della fiera, arrivavano il giorno prima della terza domenica di ottobre, portavano dietro, ciao, la carne di maiale che veniva, niente foto, non riesco a fare video, interrompono di continuo. Gli allevatori la sera cenavano con ciò che si portavano dietro, ovvero la carne di maiale, che se non sbaglio era lessata in acqua speziata e poi arrostita. Ebbene, questo tradizionale pasto frugale è diventata poi anche l'occasione di un appuntamento fieristico che si è tramandato nei secoli. Non potevamo non allestire la fiera. Abbiamo le castagne calde. Di dov'è la carne? La carne di Ruffano, provincia di Lecce. Si corre? Si corre, come no? Da quant'è che lavora la carne? Io sono nato a taglio cesario, da quando sono nato, tutto maiale, è una tradizione. Cosa sono i mustazzoli? È un dolce tipico della provincia di Lecce. Provincia di Lecce, e da cosa sono? Biscotto al cacao ricoperto di zucchero a cacao. Questo si chiama sfilatino, è fatto con 7 fettine di salamini, una diversa dall'altra. Si parte dal salume classico, poi assaggia quello affumicato, ai porcini, al tartufo, alle noci, al finocchietto, pepe e lime. Sono 7 dei 12 gusti che produciamo a Minervino di Lecce. La nostra azienda è a Salve. Boccacci? Come? Come si chiama? Boccacci. E cosa sono i boccacci? Questi. Dei sottoli, sottaceti? Sì, sottaceti, sì. Da pesce gallipolina. Questi sono pescioni piccolini, vengono prima fritti e poi marinati con molli gripani, aceto e zafferano. Questo è un prodotto che si usa a tutte le feste del Salento. Che cosa state per prendere? Noi? Una buccia con la salsiccia piccante. Buon appetito! Grazie! Video? Dal fragore della festa al silenzio del sottosuolo, questo antico spazio di Migiano mi introduce al tema del prossimo episodio, i frantoi ipogei. E poi i vari torchi, questo corrispondente a quello lì. Qui 2 assi di questo tipo e un asse così perpendicolare che man mano che scendeva schiacciava le olive, e là sottoposto deve esserci la vasca dove scendeva l'olio. Ripeto, l'asino qui poi scendeva e non saliva più, o moriva di stento oppure veniva mangiato. Cioè immaginate un po' quanta fatica nel passato. Brutto affare finire a fare il frantoiano, per mesi rinchiuso sottoterra a lavorare, come racconta l'antica fabbrica sotterranea di Presicce.